Non sai ancora se giocare Tengu? Non sai dove giocarlo perché i tuoi amici quando vedono che fai Xyz ti dicono fra ma che è avanzato? In realtà è proprio il momento giusto per giocare Tengu e io qui ho tutti i motivi che ti servono per iniziare. Il mondiale 2026 di Tengu ha chiuso un anno importantissimo. È stato vinto da Luffy in persona che tra una pausa e l'altra dell'anime ha deciso di giocare zombie e vincerlo. La cosa importante di questo non è solo il fatto che giocasse zombie, che è uno dei mazzi che da sempre è stato snobbato e considerato un mazzo secondario in Tengu, ma che Arfio, che non era veramente Luffy, è un giocatore italiano. Infatti la community italiana di Tengu è una delle community più importanti del formato e questa non è una cosa da sottovalutare, soprattutto se chi sta guardando questo video è italiano. Ho intenzione di farvi vedere tutti i meta sia italiani che online, perché anche se non sei italiano e stai guardando questo video, beh, sappi che una community è enorme, è in crescita e c'è moltissima accessibilità in questo momento. Il sito online dove si gioca Tengu è tenguformat.com. Esiste un Discord collegato proprio al sito, che tra l'altro è un sito molto importante perché raccoglie un sacco di informazioni utili soprattutto sul meta e sui mazzi da giocare e ti dà indicazioni su quando saranno i tornei. E si tratta dell'alternativa che puoi provare soprattutto se sei alle prime armi del formato e non sai che mazzo montare, perché puoi giocare, perdere male o anche di conseguenza imparare a giocare da giocatori che sono veramente di grande esperienza. Ci sono tantissimi giocatori che hanno toppato sia in eventi Edison che in eventi Tengu, perché comunque la community tende sempre a un po' esplorare diversi formati e questa cosa ti aiuterà anche come giocatore a migliorare nella tua carriera di Yu-Gi-Oh! Non mi fermo tanto in questo video a parlarvi di come ci si iscrive, di come si gioca online, ma vorrei soffermarmi su una cosa importante che è il meta e vi voglio dire anche le differenze che ci sono tra il local e l'online. Questo perché sicuramente una delle chiavi principali del gioco al local è quello che ho questo mazzo, perfetto, lo gioco. Voglio giocare questo mazzo? Che carte mi mancano? Non so, magari devono ristampare qualcosa. Beh sì, state tranquilli, intanto l'anno scorso hanno già ristampato un sacco di carte e nella rarity che esce adesso stampano di nuovo la Datshoot, che comunque è una carta che esiste in questo formato, ristamperanno i Max C. A questo punto direi che è il momento di farvi vedere cosa avevo preparato in questa cartella. Bene, ho scritto infatti sia le differenze che ci sono tra i local che l'online nel meta. I mazzi che si giocano sono tantissimi e beh, alla fine non ci sono delle carte in particolare più giocate, però cambia moltissimo l'approccio, perché se i mazzi classici vedono un sacco di riscontro a livello local, come per esempio a Brescia o al nazionale di Tengu, dove 20 player hanno portato 10 mazzi diversi, che comunque è un 50% di varietà, che non è una cosa scontata. I più presenti sono chiaramente Agent e Tengu Plant. A Brescia, ad esempio, dall'inizio del 2026 sono stati giocati 21 mazzi diversi. I più presenti sono Agent e Tengu Plant e sono i mazzi che dominano le top, ma non più allo stesso modo, perché nonostante si pensi che il mazzo più giocato sia anche il mazzo più forte, in realtà Agent è il mazzo più giocato, ma Tengu Plant è il mazzo che ha più top. Non per forza tutti giocano lo stesso mazzo e allora vince quel mazzo, anche perché le mirror match di Agent sono a livello universale riconosciuti come forse una delle partite più noiose di tutto il formato e infatti in online succede di tutto. Abbiamo praticamente smesso di giocare Agent proprio per una questione di noia o questione di non mi va di giocare sempre le solite carte che gioco anche dal vivo visto che ce le ho, e in 7 eventi all'inizio dell'anno vorrei dedicare 10 secondi di silenzio alla qualità di mazzi che hanno fatto top. Online il formato sembra molto più aperto, più largo, più moderno. Perché? Perché Agent è vero che è il mazzo più forte del formato, ma anche il più giocato, ma non è detto che sia quello che vogliono giocare fino in fondo. Online costa molto meno, ricordo, tutti questi tornei sono completamente gratis. Quindi perché dovresti giocare Tengu? Vuoi giocare dal vivo? Gioca col mazzo che hai, gioca con le carte che hai comprato, gioca con le carte che ristamperanno, gioca Agent, gioca Tengu Plant. Non sai cosa giocare? Beh, gioca online, cioè il mazzo più giocato nel circuito ufficiale nei tornei dall'inizio del 2026 è, oltre Agent, il mazzo Other, cioè un mazzo che non esiste, mazzo fantasia, mazzo variabile. Cioè, voglio giocare per divertirmi. Cominci 2 amici? Beh, ancora meglio. Cioè, invita la gente al local, digli ragazzi, proviamo questo formato. Se fino ad oggi eri indeciso e pensavi Agent, Tengu Plant, Hero Beat e Chaos Piper, beh, in realtà non è così. Esistono come mazzi, ma esplora il formato, esplora il mondo online e ti renderai conto che Tengu Plant non è solo
Agent o Tengu. Se volete degli approfondimenti su Tengu, su qualche mazzo, su delle liste, su partite, potete scrivermi tranquillamente. La mia pagina è Retroformat Catania, ma potete scrivere anche qui su YouTube. L'intenzione è quella di sponsorizzare il più possibile un formato che finora ha avuto una grande pecca, cioè l'essere poco sponsorizzato e poco investito. Bene, sappiate che il circuito esiste, è un circuito su cui si sta investendo, un circuito a premi in denaro ed è gratuito e sono disponibili a collaborazioni anche con i vostri local, quindi se gestisci un local non esitare a contattare tenguformat.com e chiedere di collaborare. I tornei più importanti come il mondiale sono tornei a premi e le qualificazioni sono gratuite, questa è una cosa da non sottovalutare perché spessissimo le persone vogliono giocare solo se sono premiate. Detto ciò, vi ringrazio per aver guardato, vi saluto e ci vediamo presto con i prossimi contenuti.